Quattro ragazzi di Manchester, 5 anni insieme, un album che ha cambiato tutto. Gli Stone Roses sono la prova che nella musica non conta quanto duri, ma quanto intensamente bruci. Sono stati una scintilla che ha acceso una rivoluzione. Hanno trasformato una città industriale in crisi nel centro pulsante del rock britannico. Hanno inventato un suono che nessuno aveva mai sentito prima e hanno ispirato una generazione intera di musicisti. Ian Brown, John Squire, Mani, Reni. 4 nomi che insieme hanno creato qualcosa di magico e autodistruttivo allo stesso tempo. Hanno mescolato la psichedelia del 60 con l'energia punk, aggiunto un pizzico di funk e una dose massiccia di attitudine. Il risultato? Un disco perfetto e poi il nulla, o quasi. Ma quando una stella esplode, la sua luce continua a viaggiare nell'universo per anni. Pronti a scoprire la storia degli Stone Roses? Benvenuti a Ombre Sonore. La storia di oggi comincia a Manchester, fine anni 70. La città che ha dato vita alla rivoluzione industriale ora vive il suo declino. Fabbriche che chiudono, disoccupazione alle stelle, giovani senza futuro. Ma nei seminterrati e nei club nasce qualcosa di nuovo. Una scena musicale che attinge da tutto. Punk, reggae, funk e soprattutto quell'house music che arriva dalle discoteche di Chicago. È in questo calderone che si incontrano Ian Brown e John Squire, 2 ragazzini che frequentano la stessa scuola ma vengono da 2 mondi diversi. Ian è puro istinto, carismatico, sfacciato, convinto di essere destinato alla grandezza, anche se non sa ancora bene come arrivarci. John è l'opposto, metodico, perfezionista, divide il tempo tra chitarra e pennelli perché vuole fare l'artista, non importa in che modo. Si mettono insieme nel 1983, ma prima di diventare The Stone Roses passano attraverso un'interminabile trafila di cambiamenti. The Mill, Young Teddy Boys, Patrol e English Roses, in onore di una canzone dei Jam. È solo nel 1984 che si stabilizzano sotto la sigla Stone Roses. Il nome non significa niente di particolare, è solo che suonava bene. Tipico del loro approccio, istinto prima di tutto. Alla batteria arriva Alan Wren, soprannominato Reni. È un batterista nato, uno che sente il ritmo nelle ossa e lo trasforma in qualcosa di unico. Ha un modo di suonare che è tecnico, ma mai freddo. Per quanto riguarda il basso, il primo bassista è Pete Garner, che lascia però la band nel 1987. Al suo posto arriva Gary Moonfield, detto Mani. È lui a completare il puzzle. Il suo stile è diretto, senza fronzoli, perfetto per sostenere le sperimentazioni di Squire e gli eccessi vocali di Brown. I primi anni della band sono duri. Suonano in club puzzolenti per poche decine di persone. Registrano demo che nessuno vuole sentire. Ma a Manchester c'è qualcosa nell'aria, un'energia che cresce. Anche Tony Wilson, il visionario patron della Factory Records, una volta disse: Manchester è una città che deve esplodere e lo farà. Gli Smiths hanno aperto la strada, i New Order sperimentano con l'elettronica e gli Stone Roses assorbono tutto, mescolando influenze con la sfacciataggine di chi non ha niente da perdere. Il loro primo vero singolo, So Young, del 1985, passa inosservato, ma chi li sente dal vivo capisce che c'è qualcosa di speciale. In questi anni, inoltre, la band è alla ricerca di un'etichetta che possa supportarli e finalmente, alla fine del 1988, la spunta la Silverstone di Andrew Loader, con la quale il gruppo sottoscrive frettolosamente un contratto di ben 8 album. Sembrava la svolta, ma in realtà stavano firmando inconsapevolmente la propria futura condanna a morte. Finalmente, a maggio 1989, esce il loro primo album, The Stone Roses, e la musica inglese non sarà più la stessa. Il disco è un miracolo di equilibrio, psichedelia senza essere nostalgico, rock senza essere ovvio, melodico senza essere dolce. Ogni canzone ha una sua personalità. I Wanna Be Adored ti ipnotizza con la sua ripetizione ossessiva. She Bangs the Drums esplode di gioia pura. Waterfall ti trascina in un trip psichedelico che sa di estate e libertà. E poi c'è I Am the Resurrection, 8 minuti di rock perfetto che chiude l'album come un inno alla rinascita. Ma non è solo la musica a colpire, è l'attitudine. Ian Brown canta come se fosse il messia del rock, arrogante ma mai antipatico.
Il suo stile canoro, biascicato e fortemente nasale getterà le basi per tutto un filone di interpreti. Da Liam Gallagher degli Oasis a Tim Burgess dei Charlatans, fino a Tom Megan dei Kasabian e Alex Turner degli Arctic Monkeys. John Squire suona con la sicurezza di chi sa di essere un genio. Reni e mani tengono tutto insieme con un groove che viene dalla strada, ma ha la precisione di un orologio svizzero. Il disco fa parte di quello che i giornali chiamano Madchester, un movimento musicale e culturale nato a Manchester tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Il termine Madchester unisce la parola mad, pazzo, e Manchester. Descrive una scena rivoluzionaria che ha saputo fondere il rock psichedelico con i ritmi della dance music elettronica, creando un sound completamente nuovo. Gli Stone Roses ne sono i re indiscussi, insieme agli Happy Mondays di Shawn Ryder. Ma mentre i Mondays sono caos puro, gli Stone Roses hanno una visione, un progetto preciso. Le copertine dei loro singoli, dipinte da John Squire, diventano icone. Colori acidi, forme astratte che sembrano quadri di Pollock filtrati attraverso l'LSD. È arte totale, dalla prima all'ultima nota. Il successo è immediato e travolgente. Nel giro di pochi mesi vendono centinaia di migliaia di copie, i concerti si riempiono, le radio non fanno altro che passare le loro canzoni. Sono diventati la band del momento senza nemmeno rendersene conto. «1990. Gli Stone Roses sono al top del mondo. Ogni loro mossa fa notizia, ogni concerto è un evento. L'apparizione al BBC Late Show diventa leggendaria per i motivi sbagliati. Durante l'esibizione salta la corrente e Ian Brown ne approfitta per insultare il programma in diretta. È pura attitudine Stone Roses, trasformare un disastro tecnico in un momento di rock and roll. Il momento più alto arriva il 27 maggio, con il concerto a Spike Island, un'isola artificiale sul Mersey. È un festival rave organizzato da loro stessi. 30.000 persone, DJ alla console prima della loro esibizione, e persino il ballerino Cressa che li accompagna sul palco. Secondo alcune testimonianze l'audio è disastroso, con gravi problemi di amplificazione, ma non importa. L'evento entra nella leggenda e segna forse il momento di massima popolarità degli Stone Roses. Sarà anche una delle loro ultime apparizioni per ben 5 anni. Ma dietro il trionfo si nascondono i primi problemi. Il successo li ha cambiati, soprattutto John Squire. È sempre stato un perfezionista, ma ora l'ossessione per i dettagli sta diventando paralizzante. Vuole che il secondo album superi il primo, ma ogni volta che entra in studio esce frustrato. Nel mentre inizia una battaglia legale con la loro etichetta, Silverstone, che li vuole tenere legati a un contratto svantaggioso. La causa si trascina per mesi, bloccando di fatto la loro carriera. Non possono pubblicare nuova musica, non possono firmare con altri, sono prigionieri del loro stesso successo. È un periodo surreale. Sono la band più famosa d'Inghilterra, ma non esistono più. I fan aspettano il nuovo album, i giornali speculano sulle loro mosse, ma loro sono fermi, bloccati in un limbo legale che li sta logorando dall'interno. Intanto la scena che hanno contribuito a creare si muove senza di loro. Band come gli Oasis prendono la loro arroganza e la trasformano in inni da stadio. Blur, Pulp, Radiohead, tutti devono qualcosa agli Stone Roses, ma tutti stanno andando avanti mentre loro restano fermi. L'ironia è amara. Hanno inventato un suono che sta conquistando il mondo, ma loro non possono partecipare. La battaglia legale finisce nel 1991, ma il danno è fatto. Gli Stone Roses firmano con Geffen per milioni di dollari, ma hanno perso 3 anni cruciali. Il mondo è cambiato, loro no. John Squire si chiude in studio come un eremita. Vuole creare il capolavoro definitivo, ma più lavora, più si allontana da quello che li aveva resi speciali. La spontaneità del primo album viene sostituita da un controllo maniacale che uccide la magia. Second Coming esce nel 1994, dopo ben 5 anni di attesa. È un album coraggioso ma sbagliato, troppo pesante, troppo lungo, troppo lontano dal sogno psichedelico del debutto. Alcuni brani sono belli, ma l'insieme non funziona. Soprattutto arriva troppo tardi. Nel 1994 il Britpop è esploso e gli Stone Roses sembrano fantasmi del passato. Le tensioni interne esplodono.
Rennie, il cuore ritmico della band, se ne va nel 1995. Dice di essere stanco, ma tutti capiscono che il vero problema è John Squire. Il suo perfezionismo ha trasformato la band in una dittatura creativa. L'anno dopo tocca allo stesso Squire. Abbandona con una lettera fredda, senza nemmeno salutare gli altri. Ian Brown e Mani provano a continuare, ma è un disastro. Il momento più basso e avvilente arriva il 25 agosto 1996 al Festival di Reading. Brown non riesce nemmeno a cantare il ritornello di I Am the Resurrection e viene sommerso dai fischi e lanci di oggetti. Tutto questo a una band che soltanto 5 anni prima era quasi unanimemente considerata una delle migliori d'Inghilterra. L'abbandono di Mani nell'ottobre 1996, che entra in pianta stabile nei Primal Scream, decreta la fine ufficiale degli Stone Roses. Dopo lo scioglimento, ognuno cerca la propria strada. Ian Brown diventa solista con risultati alterni. Ha ancora il carisma, ma senza la magia collettiva dei Roses, le sue canzoni suonano vuote. John Squire fonda i Seahorses, che hanno un discreto successo, ma si sciolgono presto. Poi si dedica alla pittura, la sua prima passione. Mani trova una nuova famiglia nei Primal Scream, dove il suo basso diventa fondamentale. È forse l'unico che riesce davvero a reinventarsi. Rennie praticamente scompare, preferendo una vita normale lontana dai riflettori. Per 20 anni la reunion sembra impossibile. Ian e John non si parlano, i rancori sono troppo profondi. Ma nel 2011 arriva l'annuncio che nessuno si aspettava. Gli Stone Roses tornano insieme. I concerti della reunion sono eventi storici. Eaton Park 2012, 4 serate sold out a Manchester, la loro città che li accoglie come eroi di ritorno dalla guerra. Quando partono le prime note di I Wanna Be Adored, 50.000 persone cantano all'unisono e per un momento sembra che il tempo non sia mai passato. Seguono altri concerti in giro per il mondo, sempre sold out, sempre magici. Nel 2016 pubblicano anche 2 nuove canzoni che, pur non raggiungendo le vette del passato, dimostrano che la scintilla non è del tutto spenta. Ma anche stavolta dura poco. Nel 2017 Rennie se ne va di nuovo, stanco delle stesse dinamiche che avevano distrutto la band la prima volta. Gli Stone Roses continuano con altri batteristi, ma è chiaro che senza Rennie non sono più gli stessi. Il 24 giugno 2017 si esibiscono nel loro ultimo concerto a Glasgow. Alla fine del concerto Ian Brown dirà: "Non siate tristi perché è finito, siate felici perché è accaduto". Da quel momento in poi gli Stone Roses non esisteranno più, entrando a far parte dei libri di storia. Gli Stone Roses sono stati una meteora, 5 anni di luce pura che hanno illuminato una generazione intera. Hanno dimostrato che si può cambiare il mondo della musica senza compromessi, mescolando arte e istinto, bellezza e ribellione. Il loro primo album non è solo un disco, è un manifesto di libertà creativa che ha ispirato migliaia di musicisti in tutto il mondo. Non sono riusciti a gestire il successo, è vero, si sono autodistrutti nel momento più alto, hanno sprecato il loro talento in battaglie legali ed ego feriti. Ma forse è proprio questa fragilità che li rende così umani, così veri. Manchester prima di loro era una città grigia e depressa. Dopo di loro è diventata la capitale del rock britannico. Oasis, Blair, Radiohead, tutti devono qualcosa a questi 4 ragazzi che hanno avuto il coraggio di sognare in grande. Voglio salutarvi con una verità secondo me molto semplice. Gli Stone Roses hanno dimostrato che nella musica non conta quanto duri, ma quanto intensamente bruci. E loro hanno bruciato così forte da illuminare ancora oggi il cielo di Manchester. Questo è stato Ombre Sonore, grazie per essere stati con me. Il buio suona, restate vicini.